Lisa ed Elena. Ciao Elena. Ciao, ciao a tutti. Su Lisa potremmo fare tante battute, tante canzoni. Mm. Per Elisa, no? Mhm, No, in mhm. realtà era per Elisa, quindi Mm. qua siamo Elisa. Conto da 5 a 1, ti connetti più profondamente a Lisa. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi se la vedi. Sì, la vedo, è lei è davanti a è seduta davanti a un cavalletto con davanti un foglio, una tela e sta disegnando le sue emozioni del momento. Dice che sono un po' confuse nella mente e così riesce invece a riordinarle, a metterle in ordine. Ti dà l'autorizzazione? Sì, sì, sì. Ok. Vibrazione. 15 miliardi. Consapevolezza. 193. Anima e spirito. 43, 57. Vite precedenti. 1026. Percentuale di cervello. 9,5. Va bene. Lisa ha fatto una sessione con me un anno fa e sembra siano ritornate le abduction, è così? Sì, sì, qualcuna sì. Non sono ultimamente sono riusciti a fare proprio l'abduction. Sono stati tanti, tanti tentativi. Lei riesce a bloccare quasi tutte. Ne hanno fatte due. Ultimamente sono riusciti a farne due. Quando? 2 mesi fa e 3 mesi fa. 2 mesi fa avevi già prenotato, Lisa, non... aiutami, no. Sì? Già prenotato 2 mesi? Ah, quando lei ha prenotato? Mhm. La seconda, perché 3 mesi fa, no. 3 mesi, prenota, forse ha sentito che la stavano, quello che vedo, che posso vedere è che ha sentito che la stavano, cioè sentiva questo pericolo di abduction, quindi ha prenotato e poi gliene hanno fatta un'altra. E che cosa hanno fatto durante queste abduction? Hanno cercato di aume- hanno cercato di aumentare la possibilità che lei abbassasse le sue vibrazioni e la paura, quindi la paura più forte, come se le inculcassero, tra virgolette, la paura con vibrazioni molto basse, quindi una paura forte, e per cercare di farla desistere da venire a fare la sessione oggi. Vedo proprio, mandano degli impulsi particolari, è come se fossero delle onde a, mm, non so, sono tipo due gocce, una più piccola e una più grossa, una attaccata all'altra, no? E partono queste onde e con queste onde cercano di
far sì che si abbassino le vibrazioni emozionali. Ok, e questo è quello che fanno. Ha degli impianti, Lisa? Ha un impianto mentale che è tipo un rettangolo così dietro, nella testa dietro, dove ci sono i 4 angoli dei dischetti, che è come se loro quelle 2 volte lì è come se gli avessero attaccato dei fili a quei 4 dischetti lì, e poi con l'impianto mentale gli impulsi in tutta la testa per far sì che poi dalla testa i messaggi arrivassero a tutto il corpo. E impianti eterici? Ne ha 2 sotto i piedi. Basta. Entità eteriche. C'è un felinoide che collabora con i siriani. Ho visto una cosa. Mhm. Mentre guardavo questa collaborazione, praticamente è quello che cercano di fare in questo periodo, cioè per inculcare la paura a Mhm. tutti, come stanno facendo da 2 anni ormai. Diciamo che la cosa per cui tutti sono morti, diciamo, è la paura, no? Mhm. Principalmente, e questo è il meccanismo. Cioè, Quindi con delle azioni esterne, quindi con... l'abduction per Lisa. Sì, però in tutti, no? In questo periodo. Cioè, vedo proprio che per aumentare la paura delle persone, in generale, usano questo meccanismo qua. Quindi ci sono i siriani che fanno questa cosa. Sai perché ho visto proprio l'immagine, il fatto di creare, sai che vedevamo il laboratorio, da dove è partita diciamo, il meccanismo del Cinivac, Mhm. ok? E c'erano che collaboravano con i rettiliani che sono sulla Terra e altri, diciamo, nell'etere. Questi rettiliani collaboravano con i siriani. I siriani hanno il compito di aumentare la paura e inculcare la paura nelle persone con il meccanismo con cui hanno provato a farlo con Lisa. Ok. Lisa però li vede. Mhm, Ha visto, vediamo velocemente, ha visto ehm, tante razze ibridate con l'essere umano, dove mhm, la componente DNA umano ha la predominanza, la pelle bianca, le dicevano. mhm, Quindi il felino è un uomo con la faccia da gatto, pochi peli sul viso, se non nessuno, ne ho più io. mhm. Il rettiliano con gli occhi da rettile, con le squame no, con delle protuberanze, con delle creste. Dicevo, i vari ibridi, rettiliano, il felinoide, eccetera, cosa ha visto? Allora, lì erano, quando ho visto i rettiliani e i felinoidi, beh, il felinoide è quello che collabora con i siriani. Sono quelli. Allora, quando vedevo i rettiliani hanno cercato di fare l'abduction e non sono riusciti. E poi i Non sono felinoidi riusciti. non sono riusciti. Poi hanno provato i felinoidi quelle 2 volte sono riusciti. La faccia da donna che aveva visto, una donna un po' Mhm, così, mhm. quella era una siriana. Ok, Mhm. come sono fatti i siriani? Eco su eco, vabbè. Allora, hanno la testa un po', come vedo io, hanno la testa un po' allungata, si possono vedere gli occhi, il naso e la bocca.
Mhm, capelli direi no. mhm. Ehm, Hanno queste orecchie che quasi è come se avessero solo Buco. quasi solo il buco, mhm. Un collo lungo, stretto. Cioè le orecchie sono praticamente dentro il cranio, hanno più o meno una forma Sì, come alcuni animali, non sono fuori dal cranio, sono dentro. esatto. Sì. Poi vedo Ma anche perché questi non usano i vari organi di senso, o quasi. Le orecchie, il padiglione è esterno per raccogliere più mm. suoni possibili, ma questi parlano in maniera telepatica, E infatti, quindi quindi non è... sono No, no, forme. servono solo per sentire i suoni, ma non ehm, per interpretarli e poter comunicare, ecco. Mhm. Vabbè. Ehm, Ma il predominante di DNA è? ah, mantide? Mm. Sì, I sireni sono mantide, almeno quelli che vedi adesso. quelli che vedo adesso, sì, sì, assolutamente. Una parte sì. Direi Va il bene, 60%. chiamiamo nel cinema Mhm, la figlia, un fratello, mhm. l'amico che le ha parlato di, e tutti quelli che vogliono venire. E tutti quelli che mi conoscono, si diceva. Quando chiamavano il telefono, saluto a... Mm. Mhm. Si presenta la figlia, Sì, sì. la figlia che ha visto il gatto panciuto una volta che è andata in bagno di notte. Chi era il Mhm. gatto panciuto? Era lì per lei? Chi era? Ah. Sì, era lì per lei, ma era tipo, non era lui che era lì per lei, erano in tre, erano tre felinoidi, tre. Ehm, Erano lì per lei, ma dovevano gestire anche la mamma, no? Cioè, vedo che questo stava andando dalla mamma è come se dovesse vedere se lei si accorgesse di qualcosa, perché doveva andare a buon fine l'abduction della figlia, ma si è svegliata prima che le facessero l'abduction e quindi vedendolo, lui è andato avanti, poi dopo non hanno fatto più niente e quindi gli altri due non si sono neanche fatti vedere. La figlia è interessata? Sì, sì, È in li prima vedo, fila? li vedo tutti in prima fila interessati. Ok. Distribuiamo popcorn che dentro hanno, il cartone di popcorn che dentro ha pillole di saggezza. Mhm. Senti, vabbè, il capitolo clou, no? Chiamiamo l'italiano e il tedesco. Mhm. Mi piacerebbe tanto Era dire il già nome del arrivato da tedesco, solo. ma non posso dirlo. Li mettiamo nel cinema. Mhm. Era già Allora, arrivato anche lui da il solo. tedesco è fiamma, anima gemella o niente? È un'anima gemella. Ok. Mhm. L'italiano? No, l'italiano È un amico. sì, c'hanno molte cose in comune, Sintonia. ma sì, ma non è un'anima gemella. La tanto ricercata fiamma per Lisa, tanto ricercata, è incarnata, c'è, dov'è? Allora, è un uomo che si trova in Sud America, Cile,
in Mm. Cile e fa di lavoro, fa il ricercatore, fa anche immersioni profonde, quindi il palombaro anche fa, che con Anni? 48. Ok. Hanno deciso di non incontrarsi in questa vita o di incontrarsi? No, allora, Anche questo è eh, importante, eh? sì, sì, dice che hanno fatto già un bel pezzo in altre vite, di evoluzione insieme, di esperienze insieme, ma in questa vita, soprattutto la parte che è la parte della PS che è in questo uomo, ha deciso di non avere a che fare con la fiamma gemella perché doveva fare è venuto qua a fare altre esperienze. Ok. Questo è un punto abbastanza interessante ed importante. Lisa l'abbiamo vista molto coinvolta sull'argomento. Mm, L'obiettivo non è incontrare la fiamma può essere non incarnata, può essere lontanissima, parlare una lingua incomprensibile, essere molto più grande, essere molto più piccola, essere un bambino appena nato. Ci sono delle ragioni, non è questo l'obiettivo. L'obiettivo è l'evoluzione, l'obiettivo è raggiungere una consapevolezza mm, riguardo per esempio le abduction, no? Lisa nell'esposizione dei punti ci ha parlato un sacco delle abduction, l'abduction non è niente, mm. l'abduction parte da un presupposto, morale, è arrivata la morale della favola, no? È arrivata la morale di Lucio, ma comunque parte dal presupposto che questi ci provano e questi sono roba tua, che tu li hai creati, non sono i cattivi. Tu hai creato questi qua per fare queste esperienze e sono un insegnamento anche un po' basico, perché questi che ci provano riescono a provarci perché tu in qualche modo vibri, ma in alcuni momenti non alto, perché tu dai loro questa grande importanza. Ho fatto la sessione, speriamo che non tornino, non mi facciano l'abduction. Cioè, la realtà in cui viviamo non è un inferno di abduction sì, abduction no. Non è quello l'obiettivo, evitare le abduction. Ça va sans dire, viene da sé che tu eviti le abduction, se fai un passo oltre, se inizi a dire io li ho creati, quindi io sono Dio, io sono quello che decide. Se no io avrei abduction dalla mattina alla sera, ogni notte vengo qua, faccio una sessione e prima ho avuto l'abduction. Non resisto un giorno, non resisto due settimane. No, quindi finita questa sessione, tu di nuovo hai paura dell'abduction. Prima hai usato la parola paura. Andiamola a scovare la paura, vediamo se c'è. Se ce ne sono altre di emozioni negative, facciamo la classifica. Podio, secondo posto, terzo posto, quarto posto, quinto Mhm. posto. Allora, dolore e profondo dolore, Mm, senso dell'abbandono, solitudine e paura. dolore di che? E poi nervosismo anche. Dolore, ma principalmente, come ha detto lei, lo vedo molto, è proprio per dolore per la morte dei suoi genitori, che Mm. ancora deve lavorare, ancora da Che smaltire. che è ancora recente. Mhm. Quindi la paura è una quarta, Sì. penultima, Mhm. quarta, penultima. Eppure si attaccano alla paura, si sono attaccati anche al dolore. Allora, si sono attaccati al dolore, si sono attaccati al dolore come aggancio. Per Sì, poi finire sulla paura. esatto.
cioè la vibrazione molto bassa del dolore ha fatto sì che loro potessero interferire Lisa di nuovo. Ok, e con questo poi volevano agire sulla paura. Non sono riusciti alla fine a agire sulla paura, perché sì, Lisa ha paura, ma è più un'idea della Ma poi li paura, no? respinge, ma poi li Esatto, respinge, infatti, quindi... più l'idea, no, della paura. Vabbè. Torniamo sulla barzelletta, no? C'è un italiano, c'è un tedesco e c'è Lisa. No, chiamiamo di nuovo l'italiano e il tedesco, vengono nel Mhm. cinema. Sì, sì, sono arrivati subito. Tedesco ancora più, cioè, vedo la prima fila, sono tutti in prima fila. Mhm. Allora io vedo qua tipo le poltrone, no? E poi c'è lo schermo che è davanti, ma è come se il primo posto qua, davanti allo schermo, fosse quello più avanti, più... E Quindi quindi lui è lui davanti alla si prima è fila messo lì. seduto per terra. No. Sì. Ok. Quante sono le anime gemelle di Lisa? 9, Ok. Quante vite ha vissuto Lisa col tedesco? 5. Alcuni esempi? Uno, due? La più importante e la seconda più importante. Allora, mm, allora c'è la prima che vedo lui che era sempre uomo ed era il proprietario di questa grossa azienda di trasporti, quindi faceva treni. Sì, era il direttore di questa fabbrica di locomotive e di vagoni, Mhm. primi treni, quelli ancora che andavano a carbone, a vapore. E lui e lei era un lui ed era anche diciamo il braccio destro del direttore e quando loro hanno iniziato a lavorare assieme, quindi Lisa è stata assunta dal direttore che era il tedesco, no? Ehm, lei è stata assunta da lui. Quando hanno iniziato a collaborare assieme, Lisa era molto creativa. Già allora vedo, ah ecco, vedo questa cosa qua. Già allora lei era molto appassionata al disegno e lo usava, lei lavorava proprio come disegno, come, cioè, come un architetto adesso, ma creativo, no? Quindi fantasioso, le venivano spontanee le cose, non è che non aveva studiato per fare i calcoli o così, no? E lei faceva proprio questo lavoro ed era stata assunta da questo direttore per creare su carta, no? Per creare i progetti per le nuove locomotive e i nuovi vagoni e hanno creato un treno molto all'avanguardia perché lei con la sua creatività l'ha messo su carta e insieme sono riusciti a costruirlo. Un'altra? Allora, un'altra, Lisa, era il papà del tedesco che era una bimba. Eh, e lì li vedo in una... erano degli allevatori di montagna. Lui era un allevatore di montagna. E vedo lei bimba, dopo se vado avanti a vedere, lei poi dopo si è allontanata dal papà, è andata in città quando è cresciuta, poi dopo lo vedeva raramente, quindi c'è stato un po' questo distacco, questa sofferenza, però li vedo molto affiatati quando vivevano in montagna insieme. La bambina seguiva spesso il papà ai pascoli a fare le cose, erano molto affiatati, si capivano al volo, quasi senza parlare. Ok.
Mhm. Lisa conosce il tedesco da tanti anni, perché quando era... No? Non è uno dei due figli? Ah, è un altro. Ah, niente, Mm. avevo capito male allora. Avevo capito che era uno dei due fratelli della casa famiglia, scambio. Ah, è l'amico. Ah, questo è l'amico. Non lo conosci quindi il tedesco? Ok, però c'è stato questo gancio. Vabbè, ma questo non importa. Ok, come non detto. Cosa vuole dire il tedesco lì nel cinema? Rendiamo il cinema anche interattivo, no? Mhm. Vuole dire una mia parte è qua, non sono più riuscita a staccarmi e non voglio staccarmi, voglio Qua andare a dove? fondo. In Italia. Qua sì, nel mondo di Lisa Mhm. e voglio andare a fondo, voglio andare oltre, non ce la faccio non ce la faccio e non voglio lasciare così in sospeso questa cosa. Vedo proprio che fa come se fosse attirato magneticamente, no? Mhm. È in un momento un po' così di confusione perché ha tutto il suo mondo dove vive, diciamo il mondo concreto, no? Però non ha, deve capire come fare passo per capire cosa c'è qua. È un po' mentale ancora, no? Un po', si attacca un po' alla parte mentale per paura, solita paura, no? Quello che, come si dice, sai quello che lasci, non sai quello che trovi, no? È solo una Mhm. cosa mentale. Però ho l'intenzione di andare a fondo, assolutamente. Ok, beh, sono intenzioni simili anche quelle di Lisa, che si è ascoltata e poi purtroppo ha ascoltato anche le carte. Si è fatta delle domande, si è fatta uscire delle risposte, si è fatta fare i tarocchi da un'amica. Ancora i tarocchi, vabbè, non lo ripetiamo. Chi c'è in questo caso dietro i tarocchi? Dell'amica. Se c'è qualcuno. Sì, vedo una mantide, vedo spesso una mantide dietro le carte. Quasi sempre c'è una mantide, perché è come se ammaliasse tramite la persona che le fa, la persona che chiede di farle. Mhm. L'amica è interferita, giusto perché può interferire Elisa, quindi possiamo vederlo. Sì, mm, ha questa mantide che interferisce anche lei, oltre a interferire quelle a cui fa, le persone a cui fa le carte, poi fa un po' di forme, ha tre entità mentali. E il mazzo di Elisa è interferito? Allora, il mazzo di Lisa in questo momento no, ma Ma già quando prima quando lei ce l'ha fatto consulta? vedere, Mm? esatto, già quando ce l'ha fatto vedere mi è arrivata proprio l'immagine, no? Quindi vedevo Lisa che le consultava, che le faceva. È come se tra il mazzo e le mani di Lisa si creasse proprio un'apertura, no? Così Mhm. proprio un'apertura dove possono interferire Ah, bella questa e immagine. ciucciare, soprattutto ciucciare energia. Quello gliela ciucciano tutte le volte che lei, sì, Poi proprio no, c'è tra tutto il il mazzo. discorso risposte, Sì, quindi una mano dà, una mano toglie, ti do una sì, risposta giusta. esatto, e tu mi dai l'energia. Prima Mi facevo dai- questo esempio e lo ripeto, no? Non lo so. Lei dice il tedesco è la mia anima gemella e il mazzo dice, vabbè, comunque è un'anima con cui io posso costruire qualcosa. Adesso lasciamo perdere fiamma, ane, gemella, non importa. Mhm, Il mazzo dice sì e quindi è vero. Oggi vediamo sì. che è vero. Cosa devo fare? Devo rimanere al mio posto, il primo passo lo fa lui e insomma, questo può essere vero come falso, diciamo che è falso, perché lei dovrebbe agire, sì, devi stare ad aspettare la prima capisco, capisci, no? Quindi Mhm. prima l'obiettivo è quello, e poi magari tra 2 o 3 mesi alla stessa domanda, ma è la mia fiamma? No.
Ma come? Confusione. Esatto. Confusione, intanto lei apre, bella questa immagine che lei getta la carta, apre la carta e in questo mezzo metro di spazio, questi 40 centimetri, si forma un intercapedine, come un canale Esatto. intercapedine e lì entra non proprio l'entità che poi non esce più, Mm. ma esce energia, Sì, è vieni in qualche come se ci modo fosse un braccio, no? Dal cosmo, come se arrivasse un braccio ciuccia e torna su, no? o anche può essere, in questo caso in generale, Mm. presupposti per abduction future. Sì, sì, sì. Ma soprattutto, Lisa, come tutti, Mhm. aspetta, quando Lisa, come tutti, ha bisogno dei tarocchi, Ma no, no, assolutamente no. questo è il punto, Nessuno ha bisogno di niente dall'esterno. Assolutamente no. deve ascoltarsi. Mhm. Lei adesso mi chiede se quello che vede in sogno, mm, è il tedesco oppure no. A volte sì. Sì. Ci Mhm. sono dei sogni sempre simili, un po' simili, ed è il tedesco. Poi ce ne sono altri che cambia un po' diciamo, la tipologia di sogno. Lei pensa che è il tedesco, quelli lì no. Quando lo vedi in eterico? Sì, lei in eterico vede molto bene, ho visto prima. Sì, sì. Mhm. Ok, chiamiamo la mamma e il papà che sono mancati da poco, i 4 nonni e tutti quelli che si vogliono presentare, disincarnati. Mhm. Allora, la mamma, da come mi appare, era quella più forte, quindi la vedo anche come struttura più grande rispetto al papà, no? Mhm. E la vedo, cioè arriva appesantita, cioè quasi schiacciata perché è lì con le mani così che tiene su, tipo dice devo tenere sul castello, ok? Il castello di che? Quello che avevano creato in vita e che improvvisamente si sono trovati a non poter più sostenere lei, no? Cioè è così da quando anche suo marito è morto. Nel momento in cui è morto anche lui, lei era già comunque, era ancora attaccata alla loro casa e alla loro attività, che quindi a Lisa, al fratello, a tutti, al marito. Quando il marito è morto, lei si è presa il carico di tutto. Lei lo sente così pesante che sembra un castello. Mhm. E il marito come si presenta? Il marito è dietro di lei, appoggiato sulla sua spalla destra con la fronte, che piange. È ancora lì che piange. Ok, entrambi avevano deciso di terminare il gioco in questo modo? Sì, entrambe volevano provare proprio l'esperienza della malattia che li ha fatti morire. Lisa, C'è una cosa in più. mm, Quando le due PS avevano già deciso di sposarsi e di trovarsi per fare la stessa esperienza di morte. Lisa scrive, è morta per questo, si è trascurata perché faceva tutto lei. Mm. Ok, Mm. i genitori di Lisa sono anime gemelle, fiamme. Sono anime gemelle. Mhm, Mhm. Eh, mhm. mm. È come se, non lo vedo cioè non è sempre così, ma nel loro caso
si sono accordate di vivere nello stesso posto, cioè vicini, e di incontrarsi, di fare una vita assieme già prima di incarnarsi. Mm. Mm. L'hanno stabilito prima. Perché non lo vedi sempre? Cioè, è fuori dai uomini del tempo, Esatto, dalle altre variabili. esattamente. Sì. Cioè, aver preso questa decisione significava già prima di incarnarsi di non volere neanche avere, cioè non aveva proprio neanche bisogno di fare interferenza uomini del tempo o altri che potevano far sì che loro non si incontrassero o andassero d'accordo. Cioè quell'esperienza degli uomini del tempo in questa vita assoluta, cioè di interferenze rispetto a loro come coppia, hanno deciso proprio di non neanche prenderle in considerazione. Ok, i nonni, i quattro. Eco è qua, eco su eco. Uh-huh. Andati, portare dell'oblio, ho rifatto tutto. Rifaccio tutte le volte la schermatura. Allora, i quattro nonni. Mhm. Tu chiamali, non ti devi connettere Sì, sì, no, no, assolutamente. a Aspetta, niente. ti sento male. Mm. Mi senti male? Adesso no, adesso ti sento bene. Mhm. Chiamali, vediamo se arrivano. Sì, si sono messi dietro i due genitori, i genitori della mamma dietro la mamma e i genitori del papà dietro il papà. Mhm. Ok. Chi si presenta d'altri? Allora, ci sono tre zii del nonno paterno. Mhm. Mm. Ci sono tutte le... Ci sono cinque nonne dalla parte della mamma. Mhm. Poi ci sono un po' di donne e uomini, sono 15 Vabbè, che in sono un totale po'. sono 15, 5, 20, 23, 23 più i quattro nonni e i genitori. ok, 29. più 6. 29. Mm. Messaggio della mamma a Lisa, mentre apriamo il portale aureo. Allora, dopo che ha fatto vedere che sosteneva il castello, è diventata consapevole di come funziona realmente, ok? Quindi si è resa conto che era solo una vita per fare esperienza, quindi ha Mhm. lasciato andare il castello, visto proprio che si è alleggerita in alto, ok? Mhm. E mentre aprivi il portale aureo, voleva dire a Lisa di lasciar fluire, che tutto andrà bene, che comunque se lei lascia fluire, tutte le soluzioni le arrivano, quelle adatte a lei, a tutto. Dice di non fissarsi a dover per forza a tutti i costi mantenere tutto, tenere tutto, ok? Può Mhm. anche o vendere o delegare, non è un problema, così fluire tranquillo che eh, andrà tutto Questo bene in se in relazione fluisce. all'eredità, Sì, sì, alle all'attività, alla casa. grandi... Mm. Mm, mm, mm. E Sì. il padre? E il padre allora si è rilassato, anche lui ha visto come funziona e vuole dire mh, che si è reso conto che parte del suo dolore era lui che era ancora lì. Il suo pianto era parte del dolore di Lisa. Ok, adesso si è alleggerito e quindi le dice, vedrai che sentirai molto meno dolore perché mi sono reso conto che parte ero io. Mm. E ora sarai più leggera in tutto. Tutte e due dicono, vedrai, sarai più leggera. Ora sono pronti, ma vediamo se sono stati in altre vite insieme, tutti e tre, lei e i genitori.
Sì, erano tre fratelli in una famiglia molto povera e ho visto questa scena dove loro erano più o meno tutti vicini come età, quindi tra elementari e medie come età, e, che si dovevano per mangiare, vedo questa scena una sera davanti al fuoco, che dovevano dividere una porzione di pane piccola, probabilmente era durante la prima guerra mondiale. Tedeschi? No, inglesi. Lisa come si chiamava? Jason. Era un Ah, maschio. sì, La madre? mamma era maschio ed era Fred, Mhm. e papà era l'unica femmina ed era Caroline. Bello, interessante. Apriamo quindi il portale Aureo, anzi già aperto. Mhm, Vorrei che andassero tutte e due insieme, mhm, da brave anime gemelle. mhm. Sono entrati. Cosa fanno? Dove vanno? È come se prima di separarsi di nuovo decidano cosa fare nelle altre vite. Se, se rincarnarsi insieme o prima uno poi l'altro oppure distanti, se avere se sperimentare l'esperienza di non trovarsi rispetto all'incontro come anime gemelle, prendono Mhm. accordi prima, a seconda delle esperienze, come se facessero il punto della situazione, no? Di quello che hanno imparato e di cosa gli manca ancora da imparare come anime gemelle. E nel momento in cui fanno i conti decidono la prossima, poi magari ognuno, poi lì a quel punto magari uno dice vabbè io voglio fare queste esperienze, l'altro dice io voglio fare questa e quindi non si accordano per fare una cosa simile, no? Poi magari si rincontrano, magari no, ma non si accordano prima, oppure dicono ok, ci manca da imparare quella parte lì, proviamo a fare così. Ecco, facciamo questa esperienza qua e poi decidono. Eccomi, abbiamo ripreso. Piccolo incidente tecnico. Stavamo dicendo, Mm. Dei tuoi genitori quando entrano nel portale aureo, giusto? Eravamo lì? sì, Ehm, praticamente è come se facessero il punto della situazione di cosa hanno imparato nelle varie vite come anime gemelle. Ok? E poi a mhm, quel punto lì, senza spazio né tempo ovviamente, no? mhm. Decidono se possono decidere ognuno di fare la propria esperienza e quindi magari neanche incontrarsi. Ok, oppure possono decidere di fare una certa esperienza per incontrarsi, per andare avanti in questo, di nuovo, cioè fare altri passi in questo senso, magari cioè, accettando le interferenze degli uomini del tempo o altre cose. E quindi lì è come se si accordassero, no? Poi magari invece ognuno dei due vuole fare altre esperienze nella prossima vita che non hanno a che fare con l'anima gemella e quindi non si accordano neanche. Poi magari possono incontrarsi, ma magari no. Ecco. Va bene, li salutiamo, Mhm, facciamo andare anche i quattro nonni e mhm. tutti i 29, 19, 29 mi sembra, Tutti assieme erano 29. tutti insieme. Mhm.
Ok. Com'è stata la scena? Come li hai visti? Rassegnati, contenti, in festa? Sì, sì, sono proprio, è come se fossero calamitati dal portale aureo. Di solito quando arrivano i disincarnati arrivano perché c'è il portale aureo, anche appena si apre, come se fossero proprio calamitati, come se lo sanno che lì è il passaggio ideale, no? Non c'è un dubbio, non stanno lì sulla soglia, non è che No, guardano, è una specie di attrazione, è una cosa che sì, doveva essere ed è. sì, e finalmente è, sì. Bene, torniamo a noi. Causa esoterica del faticare per ottenere. Nel lavoro, nel corpo, lei sa di essere una bella donna, ma non ha fatto nulla per esserlo, quindi non se lo merita. Non si è ammazzata di nuoto da bambina, non si ammazza in palestra, è così. E l'eredità. I genitori le hanno lasciato delle proprietà e adesso lei, anche in poco tempo, lei e il fratello si ritrovano a doverle gestire, ad esserne proprietari, non se lo meritano. Questo è un punto abbastanza interessante ed importante per tutti, non solo per Lisa. Mm. Non me lo merito. O me lo merito, che Mm. secondo me è È sottinteso, ma così. il ribadirlo, non so, quando si incontra un'amica, ho incontrato, sono una bella storia, ho incontrato un bell'uomo, e la persona dice te lo meriti, tutti se lo meritano. Infatti. Non se lo merita solo la tua amica perché è la tua amica. Anche il peggio stronzo del villaggio se lo merita. Così smette di essere stronzo del villaggio, no? Eh, Devi solo esserne consapevole che funziona così, che l'abbondanza c'è per tutti incondizionatamente, non è abbondanza a condizione che tu fai fatica o fai sforzo o hai soldi, cioè Tu te lo c'è meriti. l'abbondanza è e basta, c'è per tutti incondizionatamente, è solo questione di consapevolezza e sapere che si può creare, fa parte proprio dell'evoluzione questa cosa qua. Mm-mm. Lei ha scelto questa esperienza al contrario, come se vedessi al contrario, no? Quindi tantissime vite ha fatto, direi 29 vite ha fatto, che ha dovuto, ha fatto l'esperienza di faticare, faticare, faticare per avere un bel corpo, per avere, anche quando era maschio, per avere un buon lavoro, per stare bene economicamente, essere tranquilla, per vite, 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 ok? Quindi quell'esperienza lì è già stata fatta. Mhm. Quindi da questa vita in poi lei non avrà problemi di quel tipo, ma la PS ha voluto fare l'esperienza contraria. Quindi hai tutto, ma però non te lo meriti e quindi ti faccio provare che ti senti non adeguata ad avere tutto Mhm. con le interferenze mentali. Quindi le Vediamo, complicano la vita. vediamo queste entità mentali, vediamole alla fine. Allora, non sono di livello alto, perché... Però, allora, c'è una di livello 2 e una di livello 3. Mm. Allora, che però sono tutte e due diminuite negli ultimi 5 anni, direi. Prima erano 4 e 5. Eh, quella di livello 3 è quella che anzi le mette i bastoni tra le ruote apposta perché sennò la sua vita sarebbe troppo semplice e lei deve fare l'esperienza di avere delle complicanze nella vita. Ha deciso così, quindi quell'interferenza, l'entità mentale di livello 3, che prima era di livello 5, quindi prima era molto più Quindi anche consistente. faticare, Sì. anche se vogliamo. Lei Mhm, deve tribolare, faticare, deve avere delle difficoltà, il mhm. che è un po' come le entità eteriche, come il felinoide, il rettiliano e la mantide. Ce lo siamo creato per fare un'esperienza più succosa.
mm? Sì. Ma il punto è che l'esperienza succosa ora Lisa l'ha fatta e le si Mhm. prospetta invece l'esperienza molto più succosa di vivere una vita con un'anima gemella. Mm, mm, mm. E per fare questa adesso dei giochi non le servono più, delle entità mentali e delle entità eteriche, e le serve la mancanza di questi giochi, le serve fare un altro tipo di esperienza. Questo è proprio il riassunto dei riassunti, è l'essere padroni di tutto e nonché consapevoli di esserne i creatori del tutto. Perdonami l'espressione, lei deve diventare una che usa le cose che ha a disposizione, le Certo, sue cose, strumenti, i suoi strumenti, evolvere, li creare. usa, certo. Quindi adesso lei decide che vuole concentrarsi sul tedesco. Mhm. Le serve un'entità mentale che le dice che non si merita, magari pure il tedesco? Non ti meriti il tedesco, adesso è arrivata questa, vuole l'anima gemella. No, che non le serve assolutamente. Adesso non te lo No, no. meriti, non ti meriti la casa, Mm. vendila a 2 lire, non te la No, no, meriti, non te la sei sudata tu. assolutamente non serve Lei mai. con 2 lire va in Germania? No. No, 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 no. Può creare quello che vuole, l'abbondanza che vuole, come vuole, quando vuole, assolutamente, come tutti. Una cosa che non c'entra niente, ma prima parlando di Lisa che respingeva le abduction, Lisa ha fatto più di una volta il gesto rock delle corna con il pollice in fuori, presente, no? Mhm, Gesto rock, yeah, mhm. doppio. Sì, Ha un significato esoterico, visto che c'è una famosa foto con Bergoglio, con allora, Ratzinger. oltre ad essere, beh, lei non lo faceva, lei le fa ingenuamente, tra virgolette, no? Ma lo usano come gesto di comunicazione nel deep state, Mhm. ma ha un senso, nel senso ha un senso energetico. Vedo che lo usano anche in alcuni riti quando richiamano l'energia dei demoni di Moloch. Vedo che comunque a livello eterico fa tipo da antenna. Si Come dice se che arrivasse l'energia da qua e poi viene fuori di qui, quindi, ok? dal pollice esce, Sì, dall'indice e mm, mignolo sì, entra. sì. Si dice che significhi voi siete miei, dominazione. Questo si era detto in riferimento a quella di Papa. Sì, ci può stare, nel senso che loro quando fanno così, non lo faccio perché fa subito questa roba qua. Comunque, quando fanno quel gesto lì, vedo proprio che arriva l'energia, quindi diciamo di Moloch, per esempio, arriva, ok, ed esce. E quando esce dal pollice è come tutti assieme, quindi anche il cerchio fa questa roba, di tutti così col pollice e crea proprio uno scudo di questa energia di Moloch pesantissima intorno alla vittima, insomma, alla vittima sacrificale. Ok? Quindi ci sta, voi siete miei. Bene. Ed infine l'arte come qualcosa che non può avere. Vabbè, più o meno la stessa cosa. Stessa cosa, sì, sì. Quella è l'entità di livello 2 che dici non la meriti, non puoi usarla, non la puoi avere. Va bene, cosa vuole fare Elisa? Beh, sta già andando al cluster, mi dice vieni, vieni. Sta andando direttamente lei. Ah? Beh, Lisa è forte, Lisa si è Mm-mm. analizzata tutte le abduction, tra l'altro lei vuole anche sapere, ma tu mi senti, sì. Vuole anche sapere, mi senti dalle cuffie? Sì. Sì, Pi, 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 pi. sì, sì, io Senti ti questo sento. rumore. Lei vuole anche sapere su cosa fanno leva le abduction, sul dar loro importanza. Sì, sì, infatti, allora,
è la solita cosa, no? Che se tu crei il pensiero, cioè se tu hai un pensiero, col pensiero crei. Quindi se tu pensi spesso, oddio, devo stare attenta che se provano a interferirmi o farmi l'abduction, le devo mandare via. Adesso vado a Ok? letto, ci risiamo. Mm. Devo stare attenta Adesso perché arrivano tutte le volte, cioè gli dà energia anche a fare questa cosa qua. Quindi da oggi in poi sarà completamente pulita anche dalle entità mentali e quindi boom, lei deve fluire nella vita e imparerà ad accorgersi quando arrivano le interferenze, senza doverlo pensare prima, senza prevenire, perché se previeni gli dai energia. perché ci sono gli attacchi, poi Mhm, ci certo. sono. Cioè quella volta che te ne capitano di tutti i colori Mm, e varie persone della tua vita, della tua giornata, il passante, il negoziante, quello che ti fa l'assicurazione, bla bla bla, ti trattano male, ti rendono la vita complicata, l'assicurazione oggi non si può fare, quando la facciamo, il prossimo mese, che ne so, capite, cose così. mhm, Da lì dire ecco, devo fare un'altra sessione, ecco, è tutto tornato come prima, ecco, mm, e da lì, vedi, questa notte sono tornati, questa notte mi ricordo che c'era il rettiliano albino, mm, mm. sono tornati, sei tornata in quella situazione, bene, chi è Dio? Chi è che decide? Il rettiliano albino? Il rettiliano Assolutamente. albino lo si piglia a male parole, cioè, ma neanche perché quella poi è rabbia, lo si piglia come un deficiente perché non serve a niente, è una cosa, è un giocattolo vecchio, Mhm, è un giocattolo vecchio che non si regala, si butta e basta. mhm. Cioè, non so, è difficile, non c'è una formula, ci sono chiacchiere che ti permettono di capirla questa cosa. Mm. Non è percepibile attraverso una formula, non è percepibile attraverso un assioma, una definizione. No, per Capire che sia ognuno. il capi della baracca è difficile e facilissimo allo stesso tempo. Nel momento in cui l'hai veramente capito, Mm, iniziano a arrivare robe con una velocità mm. impressionante. Non dico che vendi la casa in un giorno, se questo è il tuo obiettivo, perché io non ho ben capito. Diciamo che vuoi vendere questa casa gigante. Non dico che la vendi in un giorno, però arrivano le telefonate subito. Mm, L'agenzia giusta che già ti toglie tutti i problemi, facciamo tutto noi, mm, che ti chiede la percentuale giusta, che ne so, agenzia, tipo. mhm. Va bene, esatto, l'avevo intuito che vuoi andare a vivere in Germania. Ok, quindi nel cluster che fa? Che ha fatto? Ha tolto tutto. Sì, sì, ha fatto il portale definitivo e ha buttato via dentro tutto e ha chiuso. Si crei una Eternum Mhm. e lo mettiamo lì. Ok, messo. Mhm, Andiamo all'avatar. mhm. C'è il solito spicchietto. Eh, Sì, è proprio uno spicchio, no? Così, tipo. Dove? Solito posto. È come se l'avatar fosse diviso in settori, no? Mm, Come lo vedo io. Quindi la parte delle entità mentali è sempre di qua. destra. Sì, Ma tu, l'avatar, facciamo finta che per spiegarlo a Lisa e agli altri, è una torta a forma di uovo, di uomo, no? sì, Ma è mm, vista da davanti, non lo vedi sì, di profilo. Ok, da da davanti. davanti. Mm, Quindi è l'omino di marzapane, no? Ce n'è una fetta, immagina di avere questa torta omino e tu fai una fetta, mm. anche prendendo un pezzo di faccia e un pezzo di spalla. Esatto, sì, sì, proprio così. Mm. Un Come pezzo se di il faccia, centro fosse, diciamo, la parte dello sterno più alta, no? del coltello che taglia. Esatto, e tu fai lo spicchio. Quindi la parte destra, Sì, la fetta a destra, perché? Perché le entità mentali sono lì. io le vedo a destra, sì. Mhm. Ok. Equivalgono a una parte, a un emisfero preciso del cervello? Mi viene questa Come sì, domanda eh sì, sì, folle, sì. cioè il sinistro o il destro? No, la creatività,
Sì, Elisa sta scrivendo le stesse cose prima che io le dica, vabbè. Sì. Siamo proprio connessi bene. Ehm, no, io vedo l'emisfero destro, entità mentali, emisfero sinistro, entità eteriche. Ok, ad Mhm. eternum anche qui e vediamo se c'è ancora qualcosa. Ok, l'ha messa. No, non c'è più nulla. Ok, impianti eterici, impianti mentali, entità eteriche, entità mentali. C'erano i DL, non te l'ho chiesto. Uno. Uno, c'è ancora. No. Le abduction le abbiamo eliminate tutte. Mhm. C'erano Sì. cloni di Lisa. No. Insomma, non c'è più niente che non ci interessa più. C'è una nuova vibrazione, però. 185 miliardi. Bene, percentuale di consapevolezza. 203. PSPE. 65 e 35. Vite precedenti. 896. Cervello. 10. Cosa fanno nel cinema? Partiamo dalla figlia. È come se fosse una festa, quindi lei si sta divertendo, è come se sentisse una musica che c'è nel film, no? C'è il film e poi c'è la musica e lei balla, si lascia trascinare dalle informazioni del film e dalla musica. Il tedesco? Il tedesco vorrebbe andare verso, si trattiene ma vorrebbe andare verso Lisa. Che vada, Mm. perché deve entrare nello schermo. No, no, è come se aspettasse il consenso di Lisa, no? Non voleva invadere, voleva essere rispettoso. Glielo dà? Mhm. Certo. Beh, potremmo far entrare, uscire Lisa dallo schermo del cinema. Mhm. Sai Ok. che il cinema poi è sempre un piccolo palco, no? Mhm. Sì. Magari di un metro di profondità. Sì. Bene, esce lì. E cosa fa il Mhm. tedesco? Si abbracciano profondamente. Questa cosa la vedo sempre, funziona così. Un po' meno rispetto a se fosse la fiamma, no? La fiamma è una roba. È talmente forte l'energia che c'è quasi da esplodere, no? Qua è uguale, ma non è così forte. Quindi si abbracciano, quando si abbracciano, le due PS si uniscono e fanno un grosso campo energetico che vibra altissimo, che si espande. Molto bene. Messaggio finale di Lisa mentre lì abbracciata al tedesco, a se stessa. Continua assolutamente così e segui il fluire delle cose, segui senza bloccare, va tutto bene, tutto quello che ti arriva è verso il tuo benessere, segui il fluire, fluisci nelle intuizioni che ti arrivano, nelle informazioni che ti arrivano. Tutti i dubbi che senti sono le interferenze che cercano di entrare. Tu fluisci tranquilla in quello che arriva, proprio liscia. Ehm, e inizia assolutamente a creare con la tua arte. Quindi eh, prenditi i tuoi spazi nel senso durante la giornata dove tu puoi essere da sola e dipingi le emozioni che senti in quella stanza e rispetto a quello che eh, stai vivendo in quel momento o alla situazione o all'umore o alla cosa, dipingi le emozioni, dipingi quello che ti arriva e fallo spesso anche in natura.
Mentre dipingi, immagina di alzare le vibrazioni e alzale a quanto vuoi tu, puoi arrivare a quanto vuoi. Basta? Mhm. Ok. Come la vedi? Sono ancora lì abbracciati. Quindi direi che la vedi bene. Pronta a tornare? Sì. Disconnettiti da tutto e tutti e noi torniamo.